a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Questa è la nostra guida di viaggio per weekend a Berlino. In realtà più che un weekend consideriamo 3 giorni, con arrivo venerdì intorno all'ora di pranzo, e quindi la prima cosa da fare è mangiare. Noi lo facciamo da Suzette, una crêperie francese, sì, francese a Berlino, che fa crêpe dolci e salate gigantesche e anche senza glutine. Ma adesso torniamo alla porta di Brandeburgo. Di Brandeburgo, di Gran Burrone. Ma adesso torniamo alla porta di... continuo a dire Brandeburgo. Ma adesso torniamo alla porta di Brandeburgo, monumento assolutamente immancabile, imperdibile a Berlino, gratuito da vedere qui fuori. Ci sono anche dei musei della porta di Brandeburgo. Non dirlo più, ce l'hai fatta una volta, non sfidare il destino. Quindi, vista la porta di Brandeburgo con la B, proseguiamo a piedi verso sud per vedere il famoso memoriale degli ebrei assassinati in Europa. È composto da 2711 stele di diverse altezze poggiate su un terreno irregolare, e anche se la disposizione è su griglia ortogonale, attraversando l'opera ci si sente persi in un grigio labirinto. Questo a simboleggiare il fatto che anche in un sistema apparentemente ordinato le persone possono sentirsi fagocitate in un mondo senza anima. E sempre rimanendo su questo tema, c'è una curiosità che vogliamo dirvi sulle strade di Berlino. In giro per la città ci sono queste placche di ottone che sono state messe dove delle persone sono state deportate. Questo Max, per esempio, è stato deportato il 19 febbraio del 39. Ora però è tempo di andare al Reichstag per visitare la spettacolare cupola del Parlamento tedesco. L'accesso è gratuito, ma dovete prenotare in anticipo, quindi decidetelo prima. È molto bello, c'è questa passerella che sale tutto intorno alla cupola, ma state attenti perché anche se questa pare sia la città più italiana della Germania, siete comunque in Germania, quindi c'è una rampa per salire e una rampa per scendere, non prendete quella sbagliata. E dopo il bel giro panoramico ci prendiamo un caffè con Nicole, che ci racconta delle possibilità di visitare una Berlino un po' meno conosciuta. My name is Nicole. I'm working for Visit Berlin. We have an app, it's called Going Local, since we have a lot of tourists coming in the city, and since we have a lot of tourists who come to the city more than once, we try to invite them to leave Mitte, to leave Prenzlauer Berg, to leave Charlottenburg and go somewhere else. So we have this app which is Going Local, which you have all the 12 districts in, and for each district we have special places which we recommend. Nicole ci ha fatto venire voglia di scoprire una Berlino un po' più nascosta, ma ne riparliamo domani mattina. Per adesso è ora di cena e andiamo a provare qualcosa di tipico. Quindi siamo venuti in questo ristorante che non mi ricordo esattamente so come si chiama perché c'è anche scritto sul piatto, ma non lo so pronunciare, diciamo Treffpunkt. Ho preso il curry Würster, il Würster al curry, che pare sia una roba abbastanza tipica di Berlino. Buono? Buono! È l'unico posto dove so che lo fanno senza glutine, è praticamente un Würster con ketchup al curry. Però se non avete bisogno del senza glutine lo trovate dappertutto. Invece ho deciso di rimanere un po' più leggero con una singola polpetta alla berlinese. Sembra una polpetta normalissima. È abbastanza insapore, devo dire, e inizio un po' a vergognarmi perché la gente al tavolo, dato che siamo seduti con altre 4 persone che non conosciamo, inizio a guardarci un po' storto, ma va bene così, la vita dello youtuber. Ready? Cheers? Ja. Prost. Prost. Prost? Prost. Guten Appetit. Guten Appetit, danke, danke. Con questa cena concludiamo il nostro primo giorno, domani ci aspetta un'altra grossa e lunga giornata, ci vediamo domani. Sabato mattina cominciamo presto ad esplorare la città. Scendiamo a questa fermata impronunciabile per incontrare Stefano di Ciao Berlin, che ci porta a scoprire la zona nord di Neukölln e i microquartieri al suo interno, chiamati Kiez. I microquartieri, nei quartieri dove c'è un alto livello di socializzazione, possono essere degli incroci, possono essere delle piazze, possono essere dei tratti di strada, dove appunto la gente non solo si sfiora, si concentrata nel lavoro, nelle proprie cose,
ma si siede, legge il giornale, beve il caffè, si guarda, buongiorno, eccetera. Questa è un'area dal fascino emergente, scelta dai creativi sia per gli affitti bassi, sia perché, come ci diceva ieri Nicole, a Berlino per avere successo bisogna farsi cercare. Here in Berlin, the attitude is more don't show yourself, be as hidden as possible, so the people get interested in you, like you don't need them, kind of like this kind of attitude. So I don't need you, but if you are here, okay, so come buy something, kind of like, especially those places who tried really hard to set up an image or set up a hype about the place, they all failed. Venendo senza una guida si rischia di non trovare niente non essendoci monumenti. I punti di interesse sono infatti ristoranti alternativi o piccoli negozi, come questo di kimono. Ok, stavamo passeggiando per questo quartiere a Neukölln, siamo entrati in questo negozio di kimoni vintage e adesso ne provo uno perché sono troppo belli. This is the only kimono shop in Berlin we have here. We have many kimonos from the 20s, 30s until the 90s, you know, in different colors, in different tartans, and some are hand painted and very, very exclusive. And this is why the people come to us, you know. We don't have so much advertising, you know, the people more speak from one to the other and tell the address and have a good experience with our service. Ma è giunta ormai l'ora di pranzo e quindi ci buttiamo in uno dei ristoranti appunto tipici della zona, un vegetariano, Holy Flat, dove io prendo un piatto vegano con dentro un po' di tutto. Martina invece? Ho preso la zuppa del giorno che è patate dolci e cocco e poi questa bowl di insalata, avocado, formaggio. Wow! Dopo pranzo salutiamo Stefano e torniamo alla Berlino più famosa con l'isola dei musei. I musei ovviamente sono tantissimi e non possiamo vederli tutti, così entriamo nel Pergamon che nonostante le numerose sale chiuse per via delle importanti ristrutturazioni ci offre un paio di sguardi spettacolari sul passato. Purtroppo tra le sale chiuse c'è quella principale con l'altare di Pergamo, ma rimangono visibili la coloratissima porta di Babilonia e l'enorme porta del mercato di Mileto, oltre che molti altri reperti. Entrare al Pergamon costa 12 euro, ma se avete intenzione di visitare più di 2 musei vi consigliamo il Museum Pass, che con 24 euro vi consente di entrare per 3 giorni consecutivi in oltre 50 musei. E visto che noi il pass ce l'abbiamo, perché non sfruttarlo? Prima di raggiungere la prossima meta però, che è fuori dall'isola, passiamo dagli Hackesche Hofe. Sono 8 cortili dell'ex quartiere ebraico risalenti all'inizio del Novecento, tutti collegati tra loro. E sono un po' difficili da trovare. Questo è l'ingresso. Proseguiamo fino ad arrivare al Naturkunde, ovvero il Museo di Storia Naturale, con i suoi antichi e giganteschi abitanti. E quella dietro di noi è la ricostruzione del dinosauro più grande mai ricostruito. Quante volte ho fatto casino in questa frase? In Europa. Nel mondo. Nel mondo. Cioè ricostruito non nel senso che è finto, nel senso che è stato rimontato. Sono fossili veri. Ed è alto 13 metri. Non erano erbivori questi cosi, perché hanno i denti così appuntiti? Ovviamente non ci sono solo dinosauri, ma anche animali più o meno rari, alcuni rarissimi, da tutto il mondo. E poi c'è una testa di drago. E se non siete tipi da museo, abbiamo un'alternativa per voi. A 40 minuti dal centro c'è infatti il famoso stadio dove l'Italia ha vinto il mondiale nel 2006. Quindi se siete appassionati di calcio tanto quanto noi, è una tappa imperdibile. A
parte gli scherzi, questo stadio è ricco di storia. Qui si sono svolte le Olimpiadi del 36, le prime ad essere trasmesse in diretta televisiva, ed è su questa pista che Bolt ha stabilito il record di velocità sui 100 metri. Ma siamo arrivati al momento preferito da Martina, la cena. Dopo un veloce giro ad Alexanderplatz optiamo per The Pub, un pub appunto con porzioni super abbondanti e una spillatrice al centro del tavolo. E dopo una bella dormita cominciamo il nostro ultimo giorno a Berlino con... la tappa obbligata East Side Gallery, famosissima, iconica di Berlino. che non è altro che il muro di Berlino. Esatto, non vi diciamo ovviamente di più perché è famosissimo, però vale la pena venire a vederlo. Una cosa che abbiamo notato è che ci sono in molte parti le recensioni davanti, questo per evitare che la gente vada su a scrivere. E voi direte, è necessario? Sì, lo è. Dove non c'è la recensione è così, quindi forse è meglio che ci sia la recensione. Nel 2009 tutti gli artisti sono stati richiamati per ridipingere il muro. Era così infatti che si presentava nel 2009. Ormai i disegni erano quasi irriconoscibili e questa è l'unica parte di muro che è stata lasciata in questo modo perché è il simbolo del vietato buttare giù il muro, insomma, o danneggiare questo muro, perché è un simbolo importante per la città. Ovviamente anche questo artista è stato richiamato e questo da questa parte è il pezzo che ha rifatto del suo dipinto, ma questa parte qui l'hanno lasciata così. Proseguiamo per tutta la lunghezza del muro fino all'Oberbaumbrücke, questo bellissimo ponte rosso simbolo della Berlino dominata dalla Germania dell'Est. Da qui prendiamo i mezzi fino a Mauer Park, meta imperdibile la domenica e sede del pittoresco mercato delle pulci. Qui ci sono dei mercatini dell'usato dove potete trovare cose più o meno interessanti. Sì, dipende dai gusti, insomma. E poi c'è un po' di street food. Allora, Waffeln, ufficialmente assaggio del Waffen col cioccolato nero. Decisamente buono. Brodoloso. Veloce. Però la pasta non è zuccherata, cioè c'è solo il cioccolato che è dolce. In realtà la pasta non lo è. Che tristezza. Quindi, bene ma non 100%. Ho preso una catira con todo. È questo fagottino di farina di mais con dentro tutto. Assomiglia ai tacos che facevamo in Australia. C'è il naso sporco. Ci sono anche artisti di strada che fanno più o meno tutto, ma soprattutto cantanti. D'estate in teoria c'è anche il karaoke. Ma d'inverno il sole va già alle 3:30, quindi E quando hanno finito di suonare abbiamo anche fatto un paio di domande ai Riders Connection, chiedendogli cose del tipo se vengono qui a suonare tutte le domeniche. If it's good weather and we are free and we have no tour, we come because it's a great thing to do. Here in the park on a really sunny day, there are like 10 bands, completely full equipped bands. Maybe they have to share the place, and it's sometimes a bit too much, but it's also good because it is good actually. It makes creative working very interesting. Arrivederci! E dopo questo pranzo veloce a Mauer Park andiamo in un altro posto simbolo della divisione tra est e ovest, ovvero Checkpoint Charlie. Allora, era uno dei punti d'accesso tra la Berlino Est e la Berlino Ovest, sorvegliato da soldati americani, e adesso al loro posto ci sono questi tizi che dovete pagare per farvi una foto con loro. Quindi è un po' una trappola per turisti, ma se ci passate basta e guardate da lontano è tutto ok. E a giudicare dal fatto che questo piccolo cubicolo sia ora in un triangolo formato da McDonald's, Starbucks e KFC, si può dire che l'Ovest abbia stravinto. C'è ancora un'ultima tappa che dobbiamo visitare prima di ripartire e tornare a casa. Ma prima, una delle cose più belle di Berlino, che si possono vedere gratis in giro per tutta la città,
sono questi pezzi di street art che sono giganteschi, bellissimi, sono tenuti molto bene anche perché sono finanziati dal comune stesso, dal governo stesso. Sono sparsi per tutta la città, anche distanti l'uno con l'altro, e quindi vi consigliamo di fare un salto sul nostro sito perché vi lasciamo una mappa appunto con i pezzi più belli che abbiamo trovato, così potete avere voi la vostra mappa e andare alla ricerca. Sì, magari siete vicino a un punto turistico e sapete, oh, lì a 200 metri c'è qualcosa del genere e vale la pena. E infine, eccoci all'ultima tappa dei nostri 3 giorni a Berlino, il Museo Ebraico. Ovviamente c'è un'ala molto classica, con reperti di ogni tipo dedicati a questa cultura, ma ci hanno particolarmente consigliato questo museo per via dei 3 assi, corridoi che simboleggiano i diversi destini del popolo ebraico. Qui non ci sono molti reperti, è più che altro un'esperienza sensoriale data dall'architettura. Il primo asse è quello dell'Olocausto, che termina in una torre fredda e buia. Il secondo asse è quello dell'esilio, che finisce in uno spazio aperto. Questo è il giardino dell'esilio. Sopra c'è la terra promessa, ma le persone devono camminare qui sotto. La terra promessa non si può raggiungere e essendo il pavimento in obliquo con tutti questi massi è molto difficile camminare. Pare che molte persone perdano anche un po' l'orientamento, nel senso che giri la testa, e rappresenta il feeling che hanno le persone che sono costrette ad emigrare per scappare da situazioni un po' particolari. I primi 2 assi sono collegati tra loro dall'asse della continuità, che termina con l'entrata vera e propria al museo. E l'installazione probabilmente più interessante del museo è Foglie cadute, dedicata a tutte le vittime delle guerre. Ok, abbiamo iniziato questo video qui, lo finiamo sempre qui alla porta di Brandeburgo, questa volta alla sera. Siamo pronti per tornare a casa, per riprendere l'aereo. Fate un salto sul nostro sito www.inviaggiacoltubo.com perché trovate una mappa di tutto quello che abbiamo visto, che potete scaricarvi e usare. Ma adesso è arrivato il vostro turno, fateci sapere con un commento cosa secondo voi è imperdibile a Berlino, se ci siete stati, come vi piace la città, se vi piace la città, e insomma fateci sapere con un commento. Grazie di averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!